Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi non parleremo di un videogioco, ma parleremo di una console. Una console un po' particolare, cioè l'Xbox. Pesucchia, pesa, quindi non la terrò per tutto il video. Sono 3,5 kg di console. Una console particolare perché è di Microsoft e noi solitamente parliamo di PC gaming, quindi è una console che unisce i consolari con i PC gamers. Questa console nasce perché negli anni 90 le console avevano praticamente preso il salotto e Bill Gates, per paura che la PlayStation come piattaforma multimediale da salotto a cui puntava Microsoft con Windows diventasse lo standard per appunto il salotto a piattaforma multimediale, voleva a tutti i costi una console che arrivasse nel salotto della gente. Quindi c'erano quelli di Windows NT, che è lo stesso sistema che montava il Dreamcast, mi pare, che proponevano di fare una console basata, no scusate, non Windows NT ma Windows CE, una console basata su Windows CE. Poi c'erano i ragazzi delle API DirectX che consigliavano di fare un sistema basato su appunto Windows e le API DirectX, che tanto era già tutto fatto. E allora c'era questa guerra tra i due team e alla fine quelli del progetto DirectX sono riusciti a fregarsi i sorgenti del kernel di Windows NT, proprio se lo sono fregati in azienda perché non glielo davano. Hanno preso dei vecchi Pentium 3 e della RAM e delle GeForce e hanno fatto il primo prototipo e l'hanno mostrato a Bill Gates. Bill Gates era entusiasta di sta cosa perché l'Xbox ci metteva pochissimo ad avviarsi e non si spiegava perché un computer ci mettesse tanto. Infatti si dice che l'ha voluto avviare più e più volte. Xbox nasce dal nome DirectXbox perché appunto l'Xbox è basata sulle API DirectX, solo che DirectXbox è un po' brutto, quindi direttamente fu chiamata Xbox. Il primo progetto, la prima Xbox, non è altro che un Pentium 3 a 733 MHz con 64 MB di RAM, una GeForce 3 un po' customizzata e un hard disk e il lettore, vabbè, il lettore DVD e l'hard disk che ai tempi era una cosa nuova su una console, era avveniristica. Quando fu presentata l'Xbox assieme a Bill Gates e Dwayne Johnson nel padiglione appunto a cui la presentavano, ne portarono 4. Però le Xbox non partivano, non funzionavano, non partivano, non funzionavano, non si spiegavano perché e praticamente sostituendo i pezzi andando di 4 ne hanno fatta una funzionante e ha messo quella sul palco. È stata una presentazione un po' buffa, almeno hanno presentato la console per come doveva essere. Il fatto bello dell'Xbox è che andava a rimpiazzare per certi versi anche il computer, si potevano fare le LAN perché aveva anche la presa LAN, si collegava a internet, si poteva giocare online, il cavallo di battaglia era Halo, cui si poteva giocare in split screen, in LAN e con l'Xbox Live si poteva giocare online e prevedeva un abbonamento, una cosa ai tempi diciamo nuova che però ha avuto successo. L'abbonamento dell'Xbox è partito, cioè l'online dell'Xbox ha funzionato sin da quando è uscita l'Xbox, quindi il 2001, fino quando è praticamente morto l'online per questa Xbox, ossia il 2010. Nel 2001 fu presentato in Stati Uniti e in Canada, nel 2002 nel resto del mondo e nel 98 è partito il progetto di costruzione dell'Xbox, che non vedeva altro che dei vecchi PC disassemblati trasformati in console. L'eredità dell'Xbox è arrivata con la 360 con più giochi in split screen, in multiplayer come Gear of War, poi sono arrivati i seguiti come i nuovi Halo, nuovi Fable, poi con la Xbox One, con il Game Pass e così via. Il controller, vi dirò, io ho giocato su questa Xbox e il controller l'ho trovato scomodissimo. Il Duke poi era gigantesco, per mani grandi. Una curiosità è che è stato ripresentato nel 2018 per Xbox One, mi sembra, un controller wireless che era uguale al Duke. Ok, questa è la piccola storia di come zio Bill ha voluto una sua nuova console e su come è stata portata nel mercato. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!